Daruk piace le Ciao a tutti da Emanuele di Lega Hyrule. All'inizio di The Legend of Zelda Twilight Princess, lo spadaccino Moi descrive l'atmosfera del tramonto. Si dice che sia l'unico momento in cui il nostro mondo e l'altro si congiungono, il momento in cui le anime dei defunti rimpiangono di aver lasciato questo mondo. La frase richiede una contestualizzazione e un confronto con la versione originale. La traduzione italiana utilizza il termine defunti, il quale è però decisamente specifico e limitativo, mentre, come si scopre nel corso del gioco, la stirpe dell'ombra non è composta da morti. L'originale giapponese può essere tradotto così. Si dice che siano i pensieri, i sentimenti, i desideri di coloro che appartengono al regno degli spiriti, regno oscuro, profondo, fievole, spirituale, i quali nutrono ancora rimpianti, nostalgia, attaccamento persistente per il mondo dei vivi, a far sì che ci si senta così. Per descrivere il nostro mondo in termini geografici, in giapponese si può utilizzare Seikai, mondo, oppure Chikyu, per la Terra nel senso di pianeta. Per mondo dei viventi si può usare Seisha no Seikai, invece Moi sceglie di utilizzare Kono-yo. Pur essendo composto da due semplici parole, questo e mondo, rappresenta un concetto filosofico della spiritualità giapponese. Il Kono-yo è questo mondo, il piano dei vivi, il quale fa parte di una dualità, e per questo c'è di più. Utilizzare il termine Kono-yo implica implicitamente riconoscere l'esistenza di un altro mondo contrapposto, quel mondo, Ano-yo, il piano dei morti. È da notare che non è utilizzato il termine Meikai, che indica il regno dei morti, l'oltretomba, l'Ade, sotterraneo, in cui le anime vi risiedono dopo la morte, ma Yukai, regno degli spiriti, un luogo intermedio tra questo mondo, Kono-yo, e il mondo divino, Shinkai. Nello Yukai risiedono le anime dei defunti che hanno ancora legami emotivi da dover abbandonare prima di poter procedere oltre. Esso è plasmato dalle emozioni di chi lo abita. Sentimenti negativi creano zone oscure, mentre sentimenti elevati creano zone luminose. Normalmente non si vede, ma influenza profondamente ciò che accade nel nostro mondo. Il regno del crepuscolo funziona proprio come lo Yukai. Non è il regno dei morti, ma una dimensione parallela, affiancata, che si sovrappone al nostro mondo e lo influenza. È come l'ombra della chioma di un albero che copre il terreno. Il regno del crepuscolo stesso è influenzato dai pensieri di chi lo abita. All'inizio le dee lo crearono affinché fosse un luogo di esilio per gli stregoni che tentarono di impossessarsi della Triforza. Quindi all'inizio era un luogo di sofferenza, una sorta di purgatorio alimentato dall'odio contro le divinità. Ma nel tempo è diventato un luogo pacifico, rischiarato dalla pallida luce del crepuscolo, perché i suoi abitanti hanno accettato la loro condizione e non provano più rabbia nei confronti del mondo della luce. Il termine che dà titolo al gioco è esso stesso pregno di significato. Il gioco non si intitola Principessa della sera, Principessa del tramonto o Principessa della notte. Né Zelda né Midna sono la Principessa del buio. Quindi le etimologie dal latino crepusculum, penombra, e dall'inglese che indica la luce quando il sole è sotto l'orizzonte c'entrano poco con il contesto del gioco. Invece, l'etimologia giapponese richiama l'ambiguità propria di Midna, che non è un mostro, ma non è nemmeno buona. Non è una nemica, ma nemmeno è un'alleata. Non è un demone, ma nemmeno un abitante del mondo della luce. Il termine giapponese per crepuscolo è Tasogare, che significa chi è quello, da Tasokare, perché nella penombra del tramonto è difficile distinguere il volto, l'identità di qualcuno e quindi anche distinguere tra un essere umano e un'entità sovrannaturale.
Spero che questo video vi abbia interessato. Se avete domande, non esitate a lasciare i vostri commenti qui sotto al video e mi raccomando, continuate a seguirci. A presto!